Vallelunga Pratameno è un centro fondato a metà del 1600 dai Notarbartolo e dai Marino di Termini Imerese, decimato, negli anni, dal triste fenomeno migratorio verso il nord Italia, la Germania e altri paesi europei. Vallelunga Pratameno, piccolo centro agricolo ricadente al centro della Sicilia, nel cosiddetto Vallone, la mafia è stata sempre di casa, non fosse altro perché vicino a due altri centri, Villalba e Mussomeli, che negli anni 50 hanno segnato la storia della mafia con personaggi del calibro di Don Calogero Vizzini e Genco Russo. La mafia nissena si è sempre caratterizzata per la sua capacità di garantire ordine in quella provincia. Negli anni 50 una feroce faida si scatenò tra due fazioni, i Trabona Cammarata, con a capo Totò Trabona, detto l'Arracchiato, e i Madonia, con a capo il patriarca Francesco detto Ciccio. Una scia di sangue e decine di cadaveri segnarono la storia della mafia agraria di Vallelunga. Successivamente, mentre i componenti della cosca Cammarata finirono uccisi o in galera, Giovanni Cammarata fu ucciso la sera del Corpus Domini nella piazza del paese. I Madonia emigrarono verso Catania e Gela. Così Francesco Madonia incominciò a stringere rapporti con i boss del calibro di Di Cristina, di Riesi, e a controllare il territorio gelese. Erano gli anni del boom economico e della mafia del cemento. Di Cristina a Caltanissetta diede la prova che la mafia era presente e forte. Il boss aveva rapporti con l'ente minerario e con l'onorevole Gunnella. Le cosche mafiose erano presenti anche nello sviluppo industriale di Gela. A completare il quadro, lo scandalo della Cassa Rurale San Giuseppe di Mussumeli. Si tratta della Cassa Rurale che favoriva le operazioni bancarie intese a sostenere le attività di gruppi mafiosi guidati da Genco Russo, per impadronirsi del feudo Polizzello. Francesco Madonia, detto Ciccio, strinse rapporti con i corleonesi che stavano conquistando Palermo, in particolare con Totò Riina, e ne divenne un fedele alleato. Il boss di Cristina, che era diventato il più agguerrito in commissione per l'uccisione del colonnello Russo, avvenuto il 20 agosto del 77 a Ficuzza, frazione di Corleone, scampò ad un agguato alla sua persona, qualche mese dopo, il 21 novembre del 77. Di Cristina riuscì a salvarsi dall'agguato dove ebbero la peggio due dei suoi uomini. Quel giorno, intorno alle 7:45 del mattino, incontrò da Palladio, alla statale 190 Riesi-Sommatino, nel tratto delle Zolfare, una 127 simula un incidente e sperona un'auto frontalmente, una BMW dove a bordo viaggiavano Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano. Subito dopo l'urto, dalla 127, scendono due killer che esplodono numerosi colpi contro i due della BMW uccidendoli. I due uomini dovevano stare insieme al boss di Cristina quella mattina, che scampò all'agguato per caso, visto che non era presente per puro caso. Di Cristina scoprì chi era il sospettato di aver ordinato l'attentato alla sua persona, e qualche mese dopo, nel gennaio del 78, insieme a Tano Badalamenti, Pippo Calderone, incontrano Salvatore Greco Cicchiteddu, per discutere sull'eliminazione di Ciccio Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, della provincia di Caltanissetta, reo secondo di Cristina, di aver ordinato il fallito attentato ai suoi danni, su istigazione di Totò Riina, a lui legatissimo. Greco, però, nell'incontro, consigliò di rimandare ogni decisione a data successiva e ripartì per Caracas. 2 mesi dopo, il 7 marzo, Greco morì per cause naturali. Dopo nemmeno una settimana, il 16 marzo del 78, lungo la provinciale Falconara Riesi, viene ucciso Francesco Madonia, il boss di Vallelunga Pratameno, su ordine di Giuseppe Di Cristina, Pippo Calderone, che invia Salvatore Pilleri e concordi con Tano Badalamenti. Totò Riina è su tutte le furie e richiede una riunione della commissione, dove vuole portare sul tavolo tutto l'accaduto di Ciccio Madonia, devotissimo a Cosa Nostra e ai corleonesi. Sarà la goccia che fa traboccare il vaso. Sta per iniziare la seconda guerra di mafia voluta dai corleonesi,
ma soprattutto sarà una caccia all'uomo. Ma prima Totò vuole la sua vendetta.